zeppole e da noi si chiamano zippole. Mi occorre 1 chilo di farina, 15 g di lievito di birra fresco, 10 g di sale, 200 g di patata bollita e schiacciata, 500 ml di acqua. Inizio la preparazione e sciolgo il lievito con l'acqua. Sciolto il lievito, lo metto in mezzo alla farina. Aggiungo le patate. Metto tutta l'acqua e inizio ad impastare. Impasto con le mani e a questo punto metto il sale. L'impasto deve venire così molle per le zeppole. Ora lo lasciamo lievitare. Raddoppiato di volume, lo lavoro in questo modo. E faccio raddoppiare di nuovo. Ecco il risultato dopo la lievitazione. Ho messo olio nelle mani e inizio a friggere, prendendo un po' di impasto alla volta. Ecco qua, così. Facciamo dorare da entrambi i lati. Una volta dorate le tolgo e le metto in carta assorbente. E le facciamo tutte così, fino all'esaurimento dell'impasto. Sono pronti da gustare. Ed eccoli asciutti dentro e croccanti fuori. Polpettine di patate con tonno e acciughe. Mi occorre 500 g di patate bollite, pulite e schiacciate, 120 g di tonno, 2 alici sfilettate, 2 cucchiai di fecola di patate, prezzemolo quanto basta e pane grattugiato quanto basta. Il sale non lo metto perché ci sono le alici. Inizio la preparazione. Per prima cosa frullo il tonno con le alici.
Ho frullato in questo modo. Ora aggiungo le patate. Ora mischio. Metto il prezzemolo, 2 cucchiai di fecola. Ora mi aiuto con le mani e impasto. L'impasto è pronto, inizio a fare le polpettine. Prendo un po' di impasto e con le mani faccio una pallina. Così. Una volta pronte le passo nel pane grattugiato rigirandole. Continuo a farle tutte così. Una volta pronte, metto in una teglia dell'olio. Naturalmente io ho messo l'olio d'oliva, potete mettere l'olio che preferite. Ora adagio le polpettine sulla teglia. Le giro un poco così si prendono d'olio. A questo punto le vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 30 minuti. Eccole pronte da gustare. Vi mostro come potete utilizzarle. Ho fatto dei piccoli spiedini, ho messo una polpettina, una fettina di pomodoro e un po' di formaggio e ho riempito i cestini di parmigiano. Guardate come sono dentro. Pasta calamarata con merluzzo. Mi occorre 400 g di pasta, 400 g di merluzzo, sale, olio e pepe quanto basta, 300 g di pomodorini, basilico, prezzemolo e origano quanto basta, 2 spicchi d'aglio e peperoncino, 10 olive verdi snocciolate e fatte a pezzetti, 30 g di pinoli, 50 ml di vino bianco. Inizio la preparazione e faccio a pezzetti merluzzo e pomodorini. In padella metto l'aglio, l'olio, nel merluzzo tagliato aggiungo il vino. Ora vado a soffriggere l'aglio sul fuoco e prepariamo il sughetto. Quando soffrigge l'aglio aggiungo i pomodorini. Metto un po' di sale, basilico e origano. Elimino l'aglio. A questo punto metto il merluzzo, mescolo, metto un bicchiere d'acqua, copro e faccio cuocere per 10 minuti. Ora tosto i pinoli. Dopo 10 minuti metto le olive, il pepe, mescolo, ora spengo e cuocio la pasta. Quando bolle l'acqua caliamo la pasta, mettiamo il sale, facciamo cuocere la pasta per 3 minuti
e poi risottiamo nel sugo. Scoliamo e mettiamo in padella. Mescoliamo e risottiamo bene. Metto il prezzemolo. Una volta messa nel piatto, metti i pinoli tostati. Eccola pronta da gustare. Calamari ripieni al forno. Mi occorre 800 g di calamari, per il ripieno 300 g di mollica di pane tritata, olio, sale, pepe e origano quanto basta, un uovo, i tentacoli dei calamari, stecchini quanto bastano. Per condire prezzemolo, agli e pomodorini e origano. Inizio la preparazione. Precedentemente ho pulito i calamari e ho fatto pezzettini i tentacoli che ora metto in una padella. Metto olio, sale, prezzemolo, l'aglio, vado a soffriggere sul fuoco. Una volta soffritti li metto nel pane. Ora faccio a pezzettini un po' di pomodorini. Metto l'uovo e impasto con le mani. Mischiato tutto, il ripieno è pronto. A questo punto riempio i calamari. Ora chiudo con uno stecchino in questo modo. Ora metto in teglia. Una volta riempiti, preparo il condimento. Nei pomodorini precedentemente tagliati a pezzettini metto il sale, l'olio, l'aglio, il prezzemolo, l'origano, mischio. A questo punto condisco i calamari. Ora porto in forno caldo e statico a 175 per 35 minuti. Una volta cotti sono pronti da gustare. Torta glassata al mandarino.
Mi occorre 300 g di farina, 150 g di burro, succo di 6 mandarini, la buccia grattugiata di 3 mandarini, 4 uova, 300 g di mandorle frullate, 150 g di zucchero, estratto di vaniglia, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. Per la glassa 200 g di zucchero a velo, un po' di liquore al mandarino e praline dorate. Inizio la preparazione. Metto le uova in una ciotola con lo zucchero e la vaniglia e frullo le uova. Montate le uova con lo zucchero, metto il burro. Aggiungo le mandorle. Aggiungo poco alla volta la farina setacciata. Aggiungo anche il succo. Aggiungo le scorze di mandarino. Aggiungo il pizzico di sale e il lievito. A questo punto la verso in una teglia imburrata di 24 cm di diametro. Livello bene. Una volta pronto lo vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 30 minuti. Pronta la torta, preparo la glassa. Con un cucchiaio misuro il liquore. Per questa glassa ho messo 6 cucchiai di liquore al mandarino. Se non avete il liquore al mandarino potete metterlo o al limone oppure del vermouth, quello che avete. Ora copro la torta. Ora metto le praline. Una volta pronto lo taglio. Eccolo bello morbido e soffice.